Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su Microsoft Planner in cui andremo a organizzare il nostro blocco appunti dell'evento congressuale in OneNote e lo faremo creando una sezione per ogni attività dell'evento e una sezione per ogni gruppo di attori. Anche in questo caso, come abbiamo fatto per gli altri oggetti nelle lezioni precedenti, andremo ad organizzare l'impostazione generale e poi rimando ad una sezione successiva dedicata a OneNote, come per gli altri oggetti di Office 365, in cui si approfondirà questo strumento e si cercherà di capirne la migliore utilizzazione per la organizzazione e la gestione dell'evento congressuale. Questa è la mia attività che adesso devo svolgere nel mio piano planner per realizzare il mio corso. L'ho riportata anche maggiormente dettagliata qui nel piano dell'evento congressuale. Andiamo ad aprirla, quindi organizzerò queste fasi, le fasi quella precongressuale, congressuale e post-congressuale. Per il momento mi limiterò a questo, poi a telecamera spenta inserirò anche le sottofasi senza annoiarti soltanto per farti vedere come si fa copia e incolla, ti farò vedere il risultato finale e lo stesso farò per gli attori dell'evento, quindi inserirò tutti questi attori e poi per quanto riguarda i fornitori inserirò soltanto la sezione fornitori, poi dopo a telecamera spenta andrò ad inserire tutte le voci relative ai fornitori. Quindi chiudo qui, poi se mi serve lo riaprirò ovviamente, anzi mi servirà per fare il copia e incolla. Clicco qui, apro OneNote e in OneNote ovviamente trovo la lista di tutti i blocchi note relativi ai piani di cui faccio parte. Io seleziono questo qui, relativo al congresso di Dubai, e come si può vedere questo blocco note è completamente vuoto. Nel blocco note si possono fare le sezioni e poi per ciascuna sezione si possono fare tantissime pagine e poi all'interno di ciascuna pagina si possono scrivere più note. Per iniziare o clicco qui aggiungi sezione quindi posso cliccare qui e aggiungo una sezione, posso cliccare qui nel vuoto e aggiungo una sezione, posso premere invio e aggiungo una sezione. Quindi cominciamo con le sezioni relative alle fasi dell'evento congressuale. Quindi prendiamo la fase precongressuale, invio e aggiungiamo questa sezione. Poi prendiamo la fase congressuale, aggiungi sezione e poi andiamo a prendere la fase post congressuale, aggiungi sezione e abbiamo aggiunto tutte e tre le sezioni relative alle fasi dell'evento. Poi andiamo ad aggiungere gli attori, quindi l'agenzia che organizza l'evento, quindi questi saranno appunti che riguarderanno noi che stiamo organizzando l'evento, quindi aggiungi sezione, poi facciamo una sezione che è dedicata solo ai responsabili dipendenti dell'agenzia che sono stati incaricati di seguire l'evento, questo evento specifico del congresso di cardiologia a Dubai. Poi prendiamo il comitato promotore dell'evento, quindi qui vogliamo prendere appunti che riguardano questo argomento, riguardo per esempio ai rapporti che intratterremo con il comitato promotore. Poi ancora i cardiologi, che saranno i veri protagonisti dell'evento, quindi congressisti, veri e propri congressisti. Aggiungi sezione cardiologi. Gli accompagnatori, aggiungiamo ancora un'altra sezione, accompagnatori, e il gestore della sede dell'evento,
e diciamo in maniera generica per adesso i fornitori. Poi per ciascuna di queste categorie vado ad inserire le pagine. Ora ti faccio vedere soltanto come si fa. Ho detto che poi lo farò a telecamera spenta. Clicco qui e vado subito ad inserire il nome della prima pagina che voglio costruire, quindi attività 1 della fase precongressuale. Se voglio aggiungerne un'altra, quindi rimango posizionato qui su fase precongressuale o su un altro argomento, aggiungi pagina, clicco qui e inserirò l'attività N. Quindi poi mi sposterò tra i vari oggetti. Qui, come si vede, ancora c'è una pagina senza titolo e se ritorno qui trovo le due attività e andrò a prendere appunti sull'attività 1 e l'attività N. Quindi poi a telecamera spenta inserirò tutti gli altri attori e tutte le attività e ti farò vedere il risultato finale. Una cosa che mi premeva farti vedere subito, perché riguarda sempre l'argomento che stiamo trattando adesso, e cioè la messa in contatto di tutte le applicazioni di Office 365 che stiamo utilizzando per svolgere bene il nostro piano di planner sulla realizzazione dell'evento congressuale, quindi sulla sua organizzazione e gestione. Un'attività importante è la condivisione dei file anche qui dentro in OneNote, perché anche in OneNote, per esempio qui in una di queste attività, che può essere l'attività N, si possono condividere dei file, cioè io clicco qui su inserisci. Qui posso inserire anche delle immagini, posso inserire anche dei link, degli audio, come poi vedremo nella sezione dedicata a OneNote, ma ora mi premeva essenzialmente farti vedere i file. Quindi posso inserire dei file PDF direttamente o comunque, che è la stessa cosa, posso inserire file da allegare qui. Se io vado a prendere un file da allegare, un qualsiasi file che io ho qui sul computer, riprendiamo il job di prima che abbiamo visto nella lezione precedente riguardo ai compiti delle hostess e degli steward. Ecco, qui mi dà due possibilità. Io posso inserire l'allegato e l'allegato rimane soltanto qui in questa nota che vado a scrivere, oppure posso caricare questo allegato direttamente in OneDrive e contestualmente, come ora vedremo, OneNote mi crea un link per raggiungerlo da qui, quindi mi creerà un link per raggiungere l'allegato direttamente in OneDrive. La prima volta che io inserisco un allegato, ed ora lo vedremo, in OneNote accade una cosa. OneNote in OneDrive crea una cartella che si chiama OneNote Uploads. Quella cartella però non può essere sincronizzata anche con Teams, come abbiamo visto nella lezione precedente. Noi invece vogliamo che sia tutto in contatto. Ovviamente se la carica e la crea e la carica su OneDrive si vedrà anche da SharePoint automaticamente, quello non c'è dubbio, però non si crea appunto il collegamento con Teams, cioè creando un canale di Teams con quel nome. Se io poi vado comunque a creare degli allegati qui, crea un'altra cartella con quel nome che non sarà direttamente collegata a Teams, quindi io cliccando su file di quel canale non troverò questi allegati. Quindi possiamo però fare un'altra cosa per metterci direttamente in contatto con tutti gli allegati che caricheremo qui in OneDrive anche da Teams. Innanzitutto qui andare a dire carica su OneDrive e crea il file e quindi far creare la cartella OneDrive all'interno del nostro account Office 365, quindi all'interno dell'ambiente OneDrive dedicato al congresso di Dubai. Quindi andiamo ad aprire OneDrive, Cardiology Congress. Ecco che è stata creata la cartella OneNote Uploads. Se io vado ad aprirla c'è quel file che abbiamo
appena caricato. Allora, dicevo, non è però possibile metterla in contatto con Teams. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo creare all'interno delle nostre cartelline, anche in questo caso ti farò vedere come si fa per una, poi a telecamera spenta lo farò anche per le altre, perché poi alla fine noi dovremo vedere il risultato generale di tutto quello che abbiamo costruito. Possiamo andare dentro la cartellina OneNote Uploads, dove confluiranno tutti i file che noi caricheremo in qualsiasi nota relativa al blocco appunti Cardiology Congress, e copiare l'indirizzo internet. Quindi doppio clic, CTRL C, lo copio, torno indietro e in ciascuna di queste cartelline, che queste sì sono collegate a Teams, come abbiamo visto nella lezione precedente, vado ad aggiungere un link alla cartellina degli allegati di OneNote. Quindi qui su aggiungi, qui si possono aggiungere file, si possono aggiungere cartelle e c'è la possibilità anche di aggiungere link. Quindi io qui incollo il link che ho copiato e chiamerò questo collegamento OneNote Uploads e vado a crearlo, di modo che domani, quando io da Teams entro in questa cartellina, anzi vediamolo, quindi qui siamo nella cartellina della fase congressuale, vediamolo subito, apriamo Teams, entriamo nel canale della fase congressuale, andiamo in File, eccolo che abbiamo trovato subito quel collegamento ai file di OneNote, cioè alla cartellina degli allegati di OneNote dentro OneDrive, perché abbiamo creato questo collegamento in OneDrive. Quindi qui possiamo aprire il nostro collegamento e trovare subito quel file che abbiamo caricato in OneDrive. Quindi questo te lo volevo far vedere perché è sicuramente un aspetto generale, non è un piccolo dettaglio o anche un dettaglio importante come andremo a vedere nella sezione dedicata a OneNote, ma è un argomento che fa parte dell'argomento più generale della messa in contatto e in relazione di tutti gli argomenti e di tutte le applicazioni di Office 365 per utilizzare al meglio questo strumento. Quindi questa lezione può finire qui e nella prossima lezione andremo a creare un altro collegamento, cioè andremo a integrare il calendario del piano di Planner all'interno del calendario di Outlook, di modo che tutte le scadenze che noi inseriremo nelle attività del piano di Planner si possano vedere direttamente anche da Outlook. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!